tutti e benvenuti a un nuovo tutorial fai da te. Oggi vi mostrerò come trasformare un portaspezie dell'IKEA, proprio come questo, in una decorazione per la vostra casa. L'idea mi è venuta navigando online. Qualche giorno fa sono infatti capitata per puro caso su un sito giapponese che offre dei template scaricabili gratuitamente per creare la propria casa di bambole in cartoncino. L'idea mi è piaciuta talmente tanto che ho subito iniziato a pensare a come avrei potuto utilizzare quei template in modo creativo. E così, tadan! Ecco qui la mia decorazione con una cucina in miniatura all'interno. Non è divertente? Ecco quello che vi servirà per questo progetto. I template dei mobili della nostra cucina in miniatura stampati su cartoncino bianco al 20%. È importante perché questo vi permetterà di mantenere le proporzioni con il nostro portaspezie magnetico. Dei cartoncini colorati, delle forbici, della colla, il portaspezie magnetico dell'IKEA e una matita. Partiamo dal portaspezie magnetico dell'IKEA, che apriamo per rimuovere il foglio decorativo che si trova all'interno. Utilizzeremo infatti questo foglio come base per ricavare un tondo delle dimensioni giuste dal cartoncino colorato che abbiamo scelto. Per farlo utilizziamo una matita e tracciamo il contorno, dopodiché procediamo ritagliando, proprio come vedete. Utilizzeremo il tondo che abbiamo appena ritagliato come sfondo per la nostra cucina. Procediamo quindi applicando la colla sul retro ed andando ad inserire il nostro tondo all'interno del portaspezie magnetico, in questo modo. Considerato che il portaspezie è rotondo, dobbiamo ora creare anche un pavimento piatto che faccia da supporto ai nostri mobili in miniatura. Per farlo utilizziamo nuovamente il tondo decorativo che si trovava all'interno. Dopodiché prendiamo il secondo cartoncino che abbiamo scelto, lo rigiriamo e utilizzando il tondo e una matita andiamo a tracciare sia il contorno preciso che un contorno leggermente più ampio. Procediamo ritagliando la parte alta del tondo perché ce ne serviranno soltanto 2/3 per creare il nostro pavimento. Dopodiché ritagliamo seguendo il contorno più ampio che abbiamo tracciato, in questo modo. Ora pratichiamo una prima piega in questo modo e poi una seconda, proprio come vedete. A questo punto dobbiamo creare dei piccoli tagli triangolari alle estremità delle pieghe che abbiamo appena fatto, in questo modo. Possiamo ora procedere con l'assemblaggio. Applichiamo la colla sulle estremità che abbiamo creato e andiamo ad incollarle sovrapposte in questo modo. Il nostro pavimento è quasi pronto. Come ultimo passaggio pratichiamo dei tagli a raggiera lungo la parte tondeggiante. Ripieghiamo verso l'interno le alette che abbiamo creato. Dopodiché stendiamo della colla sul retro e su ogni singola aletta e possiamo procedere ad incollare il nostro pavimento all'interno del portaspezie, in questo modo. È il momento di dedicarci ai nostri mobili in miniatura. Prendiamo quindi i cartoncini sui quali abbiamo stampato i template che si possono scaricare sul sito giapponese, troverete il link sul mio blog, e procediamo a ritagliare tutti quelli che ci servono.
Io ho scelto una cucina, ma come vedrete sul sito giapponese ci sono un sacco di altre alternative tra le quali scegliere. Il salotto, un negozio, insomma avete veramente tantissime possibilità per creare tante decorazioni diverse. Una volta ritagliati tutti i template necessari, andiamo a montarli in modo da rendere i nostri mobili tridimensionali. Vi basterà ripiegare seguendo le linee e poi applicare della colla per fissare ogni singolo mobile. Come potete vedere, ogni template ha delle piccole alette che facilitano questo procedimento. Ora che tutti i nostri mobili sono pronti, possiamo assemblare la nostra decorazione. Per farlo andiamo semplicemente a stendere della colla sul fondo del nostro portaspezie e ad inserire tutti i mobili che abbiamo scelto in modo armonioso, proprio come vedete. Per aggiungere un tocco in più utilizziamo una penna del colore che preferiamo per scrivere qualcosa nella parte bassa del pavimento. Io ho scelto di scrivere "Welcome to our kitchen". E voilà! Reinseriamo il coperchio trasparente e la nostra decorazione con cucina in miniatura è pronta! Ed ecco qui il progetto finito, perfetto per decorare il vostro frigorifero oppure da regalare a un amico o un'amica appassionata di cucina. Tra l'altro questi portaspezie magnetici sono perfetti da utilizzare anche come portafotografie, io qui ne ho realizzato uno. Sono facilissimi da fare perché vi basterà ritagliare l'immagine delle giuste dimensioni e il gioco è fatto. E anche per oggi è tutto. Come sempre io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi abbia ispirato. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Vi ricordo anche che sul mio blog troverete la lista di tutti i materiali necessari per questo progetto insieme ad altre immagini del progetto finito. E il link al mio post dedicato è come sempre nella info box qui sotto. Se poi deciderete di provare a realizzare la vostra decorazione con cucina in miniatura, non dimenticate di taggarmi nelle immagini dei vostri risultati utilizzando l'hashtag craftingwithjujitsu. Io per oggi vi saluto, vi mando un grande bacio e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Woo! Ciao Jiu-Jitsers e benvenuti all'ultimo video dedicato a San Valentino. Oggi vi mostrerò come realizzare una nail art semplicissima e perfetta da sfoggiare nel giorno degli innamorati, proprio come quella che vedete.